Ragazzi, questo fine settimana giocherò il mio primo torneo agonistico di padel per la FIT, la Federazione Italiana. Sono carichissimo e allo stesso momento un po' in ansia. Data l'occasione, volevo farvi vedere tutto quello che porterò con me questo fine settimana e che ormai porto con me quotidianamente per registrare i video che vedete nel canale e per cercare di allenarmi al meglio. La scelta penso che l'abbiate vista ormai in diversi video ed è lo zaino che utilizzo quotidianamente, questo zaino Nox completamente nero. Io prediligo lo zaino perché secondo me è più comodo piuttosto che i borsoni immensi da tennis o da padel che secondo me sono troppo, veramente troppo. Lo zaino per me è molto più comodo. Vado ad aprire lo scompartimento delle racchette in fondo, così poi vedete la racchetta che utilizzerò per questo torneo. Direi che possiamo partire dallo scompartimento di mezzo. Qui subito lascio sempre come prima cosa questo Garmin che mi dà un backup e molte informazioni in più rispetto all'Apple Watch che comunque utilizzo per tracciare tutte le mie attività fisiche e in questo caso tutti gli allenamenti. Messo questo da parte o addosso in base ai casi, la prima cosa che trovo sempre è un asciugamano. Questo lo utilizzo per asciugarmi. Siamo a luglio, fa un caldo tremendo, quindi tra un set e l'altro vado fuori, asciugo il braccio, la testa e il manico della racchetta e vado avanti. Qui sotto abbiamo questo astuccino che porto ovunque tutti i giorni indipendentemente dal padel. Ci ho fatto un video completo nel mio canale principale, andatevelo a riprendere, lì ne parlo specificatamente. Possiamo metterlo da parte per il momento. Dopodiché qui abbiamo un asciugamano per farmi la doccia e un cambio, calzini, mutande, magliette e pantaloncini. Molto molto banale. Amo questo zaino perché ha anche questo scompartimento che è lo scompartimento per il MacBook. Come sapete io esco per giocare a padel, però poi continuo a lavorare da dovunque mi trovi. Per forza devo portare con me dietro anche il MacBook. Ovviamente di tutte le cose che menziono in questo video vi lascio il link in descrizione, alcuni dei quali hanno anche dei bonus, quindi andate sempre a vedere in descrizione. Detto questo, andando avanti, qui ho due scomparti elastici. Il più importante per me, quello che deve essere sempre subito accessibile, è quello qui sulla sinistra, all'interno del quale abbiamo tre cose. 4 in realtà. Una normalissima fascetta che utilizzo per legarmi i capelli, come vedete ne ho diversi e se mi vanno in mezzo agli occhi non è simpatico. Dopodiché abbiamo un compressore per l'avambraccio. Questo me l'ha consigliato il mio fisioterapista perché molto spesso ho contratture a tutti i muscoli dell'avambraccio, quindi questo, comprimendo un po' il tutto, fa aumentare la circolazione e quindi previene un po' tutti questi problemi che ho avuto e che sto avendo mentre gioco. L'ho utilizzato ad utilizzare da un paio di settimane, devo dire che fa veramente la differenza. Dopodiché abbiamo due polsini che se li utilizzo soltanto nel braccio sinistro ora, perché ho notato che se li metto nel braccio destro, quello che uso per giocare, mi vanno a diminuire un po' la sensibilità di tutto il braccio, quindi evito. Ultima cosa che ho menzionato nel mio ultimo unboxing è questo sorta di tovagliolo che ha una colla speciale, non so come chiamarla, che serve da passare sulla mano e da passare sull'overgrip per avere e migliorare la presa. Funziona veramente bene. L'unico suo problema è che a fine partita, se utilizzate questa cosa qui, l'overgrip va buttato via. Quindi durante gli allenamenti questo non lo utilizzo perché voglio utilizzare l'overgrip per 3-4 allenamenti, mentre durante le partite come quella che dovrò fare venerdì e poi spero anche sabato e domenica, se superiamo il turno, lo utilizzerò e butterò via un overgrip per partita. Però quando si tratta di giocare un po' meglio in partite più importanti, almeno per me, meglio avere una presa più ferrea e questo aiuta. Mettiamo da parte tutto questo e passiamo alla seconda tasca elastica. Due scatoline con qualsiasi cosa utile per n evenienze. In questa qui ho un po' di medicinali, un'aspirina C, un laccio di sostituzione per le scarpe nel caso si dovesse rompere, un laccetto di sostituzione per la racchetta, mentre in questa qui dei pesi per le varie racchette che utilizzo, questa per la Vertex 3, questa per la Adidas Metalbone, e da quest'altra parte forbicina con una fascia di cerotti che si possono tagliare in base alle necessità, e cosa che sfortunatamente utilizzo abbastanza spesso perché mi tiro racchettate da solo, sono delle striscette elastiche di sutura per andare a aiutare tutte le bestemmie che ho tirato e che tirerò ancora e ancora e ancora. Queste le utilizzo più spesso sia per me che per le persone che giocano con me di quel che pensassi. Qui non c'è più niente. Passiamo con la tasca davanti che è la tasca video. Infatti qui ho
il mio bel cavalletto Joby con un iPhone 12 Pro Max con la sua bella custodia e rig Small Rig. Questo lo attacco qui, lo metto a fondo campo e filmerò il video della mia prima partita agonistica che poi vedrete nel canale, quindi iscrivetevi se non volete perdervelo. Poi dentro questo meraviglioso astuccio ci sono i microfoni wireless Onlyland che io utilizzo poi per registrare i vari allenamenti, così potete sentire l'audio. Questo l'ho messo qui, connessione all'iPhone e tac, e dopodiché qui ho i due bei microfoni wireless, uno a me, uno all'allenatore, così potete sentire quel che succede mentre mi alleno. Anche questa tasca è completa. Andiamo alle tasche laterali. Qui ci dovrebbero stare le scarpe, questa tasca però è troppo piccola, non ci stanno mai le scarpe, quindi l'unica cosa che metto uno shampoo per farmi la doccia, mentre le scarpe, l'unica pecca di questo zaino, sono obbligato ad utilizzare un'altra borsetta esterna che poi alla fine mi fa comodo che sia esterna, perché una volta finito l'allenamento, una volta finita la partita, tutte le cose sudate le butto qui dentro ed è meglio che non stiano dentro lo zaino perché puzzano e sono sudate. In ogni caso in questa borsetta ci sono le ciabatte per farmi la doccia e le scarpe che utilizzerò per la partita. In questo caso, dopo aver provato diverse paia di scarpe, quelle con cui mi trovo meglio in questo momento sono le Nox AT10 che ormai sto utilizzando da diverso tempo. Come vedete sono abbastanza usurate e ci ho appena cambiato un laccio perché l'avevo distrutto. Seconda tasca laterale qui, tutti bellissimi overgrip. Io come overgrip, lo sapete, utilizzo i Wilson Pro. Altro lato, altre tasche laterali. Qui sotto abbiamo degli integratori, Sustenium Plus per avere un po' più di energie e ne uso uno ogni tanto se mi sento scarico, mentre questo qui ne prendo quasi sempre uno al giorno. Magnesio e potassio, soprattutto con questo caldo, sono essenziali. Mentre nella tasca qui sopra di solito è la tasca che utilizzo per svuotare le tasche, quindi ci saranno chiavi, portafoglio, dei soldi, e l'unica cosa menzionabile del mio portafoglio o che voglio menzionare è la mia carta Curve, che se non l'avete vista andate a vedere la recensione nel mio canale principale, la adoro e soprattutto per chi viaggia e per chi si sposta molto è infinitamente utile. Qui sotto in descrizione vi lascio anche un link tramite il quale potete avere 5 euro gratis. E andiamo a vedere il tascone principale con le racchette che ho scelto con cui giocherò questo torneo. Nel tascone principale la prima cosa che vado a togliere subito è la borraccia Vapor. Utilizzo sempre questa perché poi quando ho finito di bere si riavvolge e diventa piccolissima e quindi ci sta pressoché dappertutto. Per quel che riguarda le racchette io ne porto con me sempre 3. In questo caso qui dentro abbiamo, mettiamo da parte lo zaino che tanto non c'è più dentro niente, 2 Babolat Vertex 03 e una Nox AT10 Genius Attack. Probabilmente questo torneo lo giocherò con la Vertex 3, che è la racchetta con cui ho fatto il maggior numero di allenamenti e il maggior numero di partite. L'unico problema di questa racchetta è che è più dura di questa Nox e in questo periodo dove sto avendo molti problemi e molto dolore al polso, l'osteopata mi ha detto che ho una tendinite e alcune contrazioni che devono essere sempre sciolte. Mi sto trovando meglio con questa Nox AT10 perché è più morbida, mi aiuta molto di più quando vado a colpire e a ributtare di lì la pallina. Adesso devo fare gli ultimi 2 allenamenti e devo testare entrambe le racchette, sono molto simili come forma, questa è un po' più dura, questa è un po' più morbida e devo scegliere proprio in questi giorni. Con molte probabilità alla fine mi affiderò a questa perché è la più rodata e tra l'altro oltre ad avere una sostituzione ne ho anche altre 2/3, ho anche quest'altra. Questa purtroppo è distrutta, è la racchetta con cui ho giocato di tutto e volendo anche la sua variante Comfort. Devo vedere come sta il mio polso perché se ho ancora male, questa l'ho provata diverse volte, l'ho provata per le ultime 2 settimane, questa mi aiuta molto di più. Se seguite questo canale, se vedrete le partite del torneo, saprete con che racchetta ho giocato alla fine. Una volta recuperato il polso, voglio andare a testare ancora di più il confronto tra questa e questa, perché devo dire che questa che sto provando da un mesetto sta andando a dare dei problemi alla mia scelta principale, perché è veramente un'ottima racchetta. Indipendentemente da tutto quello che porterò con me, poi alla fine ciò che conta è andare in campo e cercare di rimanere concentrati e cercare di lavorare ogni punto. Vedremo come andrà. Io sono entusiasta perché è il primo di una lunga serie, mi auguro. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri video, se non volete perdervi io che piango per il risultato di questo fine settimana. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, qui nei commenti lasciatemi tutte le domande, tutte le considerazioni che avete o magari consigli e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.